parlo del 2012, e a gennaio Fly Dubai, che è una compagnia emiratina, che aveva aperto da pochi anni. Inizialmente aveva preso soltanto Type-Rated e volava sui Boeing 737. C'è stato un periodo che ha aperto anche per non Type-Rated e degli amici miei sono riusciti a entrare, ma io non sapevo. Poi hanno richiuso di nuovo e prendevano soltanto Type-Rated. A gennaio, dicembre-gennaio di quell'anno, hanno aperto per i non Type-Rated, quindi c'è stato un flusso di piloti, tra cui io, che ha fatto domanda e siamo riusciti a entrare in Fly Dubai con 737. Sono stato assunto da loro all'inizio come in fase addestrativa, no? Per i 6 mesi di prova, e quindi poi abbiamo fatto l'addestramento e ho cominciato la mia attività sul Boeing 737, che come macchina è una bella macchina, insomma, con tutti i suoi limiti e tutto quanto. È uguale all'M80, devo dire che è molto simile. L'M80 era molto più facile, insomma, era molto più fighter, diciamo così, no? Insomma, è maneggevole, poi aveva un'ala che, insomma, bella tosta, quindi se toglievi il motore si fermava, quindi ti permetteva di arrivare veloce e di gestire facilmente la velocità, di scalarla, usavi il carrello, flap, tutto quanto, insomma, era molto gestibile. Il 737 ha un'ala bellissima, consuma pochissima resistenza, ma se provi a rallentare devi prenderti il tuo tempo, quindi insomma è difficile, devi saperla gestire, insomma, quindi, però come macchina internamente insomma, la gestisci ancora. Naturalmente se parli con un pilota di Airbus gli viene il fumo alle orecchie, no? Nel senso che praticamente la macchina Airbus è molto più moderna. Il 737 è una macchina molto vecchia che è stata aggiornata ma mantenendo sempre un passo nel passato, e è un po' come mi viene in mente Windows, no? E quindi Windows sono tutte le nuove versioni, ma deve sempre mantenere una certa retroattività, compatibilità con quelli vecchi, no? E quindi diventa elefantiaca. E il 737 è più o meno la stessa cosa, mantiene, sì, ha degli schermi nuovi ma gli impianti ancora vecchi, ha tutti gli switch, no? Che da noi sono tutti manuali, sull'Airbus sono tutti automatici. La messa in moto loro spengono, premono un pulsante e è fatta. Io devo aprire la valvola, cioè praticamente è molto laborioso, tra virgolette, no? Ed è anche più semplice rispetto a quella all'M80, insomma, però tuttora, insomma, ha la sua bellezza, insomma, di switchologia, insomma, che ancora mantiene questo stile retro, ecco, diciamo così. Adesso che abbiamo anche col Max ancora di più, insomma, la switchologia, soprattutto la parete è quasi invariata. Il principio è qual è? È che ogni volta che si cambia macchina bisogna fare un corso, ok? Bisogna fare il type rating, bisogna fare simulatori, è un costo in tempo, di denaro, simulatori, tutto quanto. Se invece la modifica è minima, allora ti è permesso di fare un corso accelerato senza simulatori, magari soltanto con un videogioco oppure con un addestramento a computer è sufficiente per avere l'abilitazione, che è quello che Boeing sta facendo continuamente. Passo dopo passo, cambia un pochino, così non devi, il type rating che rimanga sempre lo stesso. Poi c'è un momento in cui fa un cambio totale, no? Quindi quando da Classic si è passato all'NG, dall'NG al Max, però anche lì si è cercato di mantenere una certa compatibilità, no? E quindi vabbè, non parlo dei problemi dell'MCAS che abbiamo avuto dei incidenti, che quella è roba nota, però diciamo che cosa succede? Che praticamente facendo questi piccoli cambiamenti, no, si mantiene la compatibilità e riduzione di spesa e di addestramento. Ed ecco perché abbiamo ancora tutti questi switchologia e non siamo aggiornati come l'Airbus. Però devo dire che appunto ho avuto questa opportunità che a dire la verità era l'unica disponibile, e il dubbio era sì, ma
Dubai, Emirati Arabi, insomma non è dietro l'angolo. E all'inizio di necessità virtù, insomma, quindi vai lì e devo dire che pensavo di starci qualche anno, fare il type rating, le ore, poi vediamo le possibilità. Diciamo che di possibilità poi non è che ci siano state tantissime, ma la cosa buona è che Dubai, devo dire che si è dimostrata una buona location, insomma, soprattutto anche mia moglie e mia figlia si trovano molto bene. È una città moderna, dinamica, ricca, diciamo così, però è ricca è quello che uno vede, ma c'è anche la Dubai povera, insomma, quindi ci sono tutte e due le sfaccettature, perché tu che vai al ristorante e mangi benissimo e paghi l'ira di Dio, però sei servito dai camerieri che sicuramente non sono ricchi e ci sono gente che pulisce che non è assolutamente ricca, anzi. La manodopera costa pochissimo, io li chiamo, vabbè, insomma, siamo nel 2020, però ci sono ancora questa gente che poracci veramente vengono presi da paesi poveri, molto poveri, e gli viene dato poco, ma lavorano in condizioni dure, molto dure. E naturalmente tu che sei nella parte buona del salotto ne approfitti, cioè non ne approfitti, ne godi, ma senza pensare a chi c'è dietro, insomma. Ma comunque anche loro ottengono quello che vengono pagati, loro questi soldi li portano nel loro paese questi soldi valgono, quindi insomma lo fanno, soffrono, ma lo fanno per la famiglia che hanno nei loro paesi d'origine, quindi vabbè, questo è parte della società d'oggi, insomma, quindi in tutti i paesi, no, c'è il più ricco e il meno ricco. Adesso non voglio entrare in filosofia, comunque insomma Dubai è un bel paese, si sta bene, qualsiasi cosa che tu voglia la puoi avere, basta che la paghi. Quindi questo è il lato bello e brutto di Dubai. Se tu te lo puoi permettere, pagare, hai tutto, fai veramente tutto. Il costo della vita è abbastanza alto, ultimamente è aumentato parecchio, soprattutto dopo anche la guerra con l'Ucraina. E quindi se questo è il lato positivo e negativo. Insomma, noi come piloti siamo una categoria di professionisti che attualmente ha ancora bisogno Dubai, perché come tutti i paesi arabi che sono usciti, che stanno venendo fuori, no? Loro hanno bisogno generalmente della manodopera expat dall'estero, no? Soprattutto quella qualificata, quella professionale, medici, dottori, professionisti, anche meccanici o piloti, insomma, tutte queste professioni altamente professionali qualificate, tutto quanto, vengono per adesso dall'estero, ma questi paesi stanno piano piano creando il loro substrato, no? E quindi questi ragazzi giovani che vanno a scuola, che quando escono dalla scuola vengono inseriti nel mondo del lavoro, e quindi ha questi piccoli giovani piloti, cadetti che poi diventano primi ufficiali, che diventano comandanti, e poi dopo comandanti entrano al GCA, diventano ispettori dell'ente emiratino, insomma, e quindi loro stanno creando la loro generazione per coprire tutte quelle cariche, no, che attualmente sono cariche coperte da expat, per essere coperte da personale locale. Assolutamente comprensibile. L'Oman ha già molto avanti in questa fase qua, anche perché probabilmente è molto più piccola, però Dubai con Emirates, con Fly Dubai sta facendo la stessa cosa. Dubai, mentre prima i numeri non li so sinceramente, però mentre prima era richiesto l'1% del personale doveva essere locale, perché
effettivamente non c'erano locali a numero sufficiente per coprire tutte le posizioni, poi hanno aumentato al 2%, poi al 5%, poi all'8%, poi al 10%, quindi obbligano le compagnie ad assumere locali, è un obbligo proprio legale. E tutto questo proprio perché vogliono inserire i locali in tutte le posizioni, che poi naturalmente hanno naturalmente una via agevolata di carriera per poi raggiungere i vertici, no? Che poi adesso non voglio parlare di qualità o di capacità, insomma, quello eh, si vedrà, insomma. Però attualmente Dubai ha ancora bisogno di noi, quindi insomma noi siamo ancora trattati bene, insomma si vive bene. Naturalmente il meteo è quello che è, quindi si fa la battuta che si dice che a Dubai ci sono due stagioni, no? C'è l'inverno, c'è l'estate e l'inferno. Quindi l'estate è il nostro inverno, no? E l'inferno è la nostra estate. Ma devo dire che comunque quando sono arrivato io forse non ero abituato a tutto quanto, però i primi anni faceva veramente caldo estate. Negli ultimi anni si è placato, insomma, quindi il tempo è sicuramente migliore. È vero che abbiamo avuto anche nubifragi, allagamenti a marzo di quest'anno, che è stata veramente una cosa tremenda, ha bloccato la città per 3-4 giorni. Adesso non si sa se è il riscaldamento oppure se sia l'inseminazione artificiale o quello che è, però insomma devo dire che generalmente la temperatura è migliorata, insomma è meno calda che negli anni passati. Per quanto riguarda l'attività a Dubai, a me piace molto Fly Dubai perché rispetto allora, Dubai ha gli Emirati Arabi, sono 7 Emirati, il più grande è Abu Dhabi e ha la sua compagnia che è Etihad, poi il secondo è Dubai che ha due compagnie, la principale che è Emirates, e da 15 anni hanno creato questa nuova compagnia che si chiama appunto Fly Dubai. Emirates vola con 737, vola con Airbus 380 e Boeing 777. La Fly Dubai, che praticamente è una consorella, una costola di Emirates, che però sono separate, sono due compagnie separate, ma è una costola di Emirates, vola soltanto con 737, quindi fa medio raggio. Va a coprire delle località dove fisicamente non può andare il 737 o il 380, no? Parlo di paesi tipo in Iraq oppure in Afghanistan oppure in posti un po' particolari, ad Asmara, no? Ecco, lì andiamo noi. Ma noi copriamo anche tante altre località, insomma. Quindi queste sono le compagnie di Dubai, poi c'è Sharjah che ha una compagnia low cost, si chiama Air Arabia, e poi c'era Ras Al Khaimah che aveva una sua compagnia che però ha chiuso, poi c'è Ashman, Al Quwain e Fujairah, che sono altri 3 emirati un po' più piccoli. Quindi Dubai ha queste due compagnie, Emirates e Fly Dubai. Fly Dubai, il lato positivo di questa compagnia, a mio parere, è appunto che noi facciamo generalmente voli in giornata. Non facciamo, cioè andiamo, decolliamo a Dubai, andiamo a Samarcanda, poi sbarchiamo passeggeri, ricarichiamo e torniamo indietro, finita la giornata. Non è più come in Italia, no? Che prendevi la valigia e anche se facevi in giornata, poi dopo ti fermavi fuori casa a Torino, oppure a Bruxelles, oppure a Madrid, oppure a Bari, e dopo 5 giorni tornavi a casa, che era veramente stancante. Qua invece se fai un layover, praticamente decolli, l'ultimo che ho fatto è stato a Tirana, decolli, vai a Tirana, ti fermi un giorno, poi riprendi e torni il giorno dopo, insomma, quindi è molto più rilassante, devo dire. Lato negativo di Fly Dubai è che noi voliamo H24, quindi l'aeroplano non sta mai fermo e noi voliamo tantissimo di notte, quindi facciamo tanti voli notturni e quelli sono stancanti.
sono stancanti, devo dire all'inizio fra Dubai le protezioni erano minori, adesso la compagnia è cresciuta, abbiamo più di 80 macchine, andiamo centinaia di location, insomma siamo 1200 piloti, di cui abbiamo aumentato negli ultimi 2 anni, praticamente abbiamo raddoppiato, praticamente da 700 piloti siamo passati a 1200, quindi insomma c'è stato un flusso enorme. Purtroppo tutto questo dovevamo anche acquisire tantissime macchine, 10-15 macchine all'anno di Boeing 737 Max, ma la Boeing ha grossissimi problemi di qualità, hanno ridotto il delivery, quindi insomma abbiamo grossi problemi, stiamo continuando a volare con le macchine vecchie, perché poi vecchie, in Italia volavo con le 1080 che erano vecchi di 30 anni, qui insomma macchine vecchie parliamo di 12 anni, 10 anni, 11 anni, 9 anni, 8 anni, cioè sono macchine nuovissime, proprio veramente. Quindi è una compagnia profittevole, insomma, certo, passare da una compagnia come l'Italia, no, dove negli ultimi anni era sempre chissà se arriva uno stipendio, e qui invece la cosa è sicuramente più tranquilla, quindi devo dire che si sta bene, si sta bene. Ecco, diciamo che quello che un po' dispiace del grosso cambiamento che c'è stato nell'aviazione civile è stato, da quando ho cominciato ad oggi, è stato l'11 settembre. L'11 settembre è veramente stato uno spartiacque che ha creato grossi problemi. Naturalmente è stato un evento drammatico e che ha cambiato completamente il volo, mentre prima c'era molta possibilità di interagire tra il pilota e il passeggero era molto più benvenuto, e quindi insomma adesso c'è una separazione completa, no? Noi dal momento in cui imbarchiamo la porta è bloccata, nessuno può entrare, nessuno può uscire, si è creata proprio una separazione, no? Tra il cockpit e il passeggero, cosa che manca, insomma, anche perché poi mi ricordo, insomma, io ho avuto la fortuna, quando ero primo ufficiale in Italia, di portare mia moglie a bordo e di volare con me. Io ero appunto primo ufficiale e facevo un volo da Roma, mi sembra a Barcellona, e lei all'epoca si poteva, infatti per quello che mi spiace che non è più possibile adesso, portare parenti, amici a bordo, insomma, solo strapuntino. Naturalmente devono essere fidati, gli fai il briefing, tutto quanto. Ed è stato un volo molto particolare, mi spiego. Gli aeroplani civili hanno generalmente tutti gli impianti sono ridondanti, sono due o addirittura tre, due motori, due impianti idraulici, due generatori, insomma abbiamo anche il generatore dell'APU, quindi qualsiasi cosa, no, che abbiamo a bordo, no, ha generalmente un backup, o se non ha un backup ha una procedura per ovviare alla mancanza o all'inefficienza di questo apparato, di qualsiasi cosa. E tutti questi eventi sono in un libro che si chiamano MEL, Minimum Equipment List, e dove praticamente ci viene detto appunto se questo non funziona devi fare questo, puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, no? E ci sono tutte per ogni cosa. In quel caso lì noi avevamo una MEL, in quel volo lì, dove praticamente ogni porta ha un sensore che quando la porta è chiusa bene, questo sensore dice che la porta è chiusa e si spegne la luce. Se il sensore, proprio il switch, è rotto, anche se io chiudo la porta, mi dice che la porta è aperta, e quindi la MEL prevede una procedura dove è richiesto la presenza del tecnico che deve fisicamente controllare 2 o 3 volte che la porta sia effettivamente chiusa. Quindi lui mi dà la certezza che la porta è chiusa anche se il sensore mi dice che è aperta, e quindi posso andare. Perfetto. Noi avevamo questa ML, l'unica cosa che il mio errore è stato di non avvisare mia moglie. Lei praticamente è salita a bordo, tutto quanto, noi stavamo rullando con questa door open accesa e lei era lì terrorizzata, dice ma com'è così?
E quindi, siccome gli avevo già raccontato di un evento dove i passeggeri, no, dove un volo inglese hanno avuto un'avaria a un motore, ma ne sono sbagliati e hanno spento il motore sbagliato, no? E quando hanno detto ai passeggeri, gli hanno detto che loro avevano spento il motore sbagliato, cioè hanno spento il sinistro invece che il destro, e loro hanno visto che era invece il destro quello che era a fuoco, no? Quindi c'è stata un'incomprensione, ma, e questo fa parte dello studio del CRM, della comunicazione, dei messaggi, di come sia importante dare il messaggio giusto e di come ci possa essere questo errore. C'è questo bias, che praticamente è questa convinzione di trovare una soluzione, una giustificazione a quello che ha detto il comandante. Il comandante ha detto sinistro, ma ah no, perché lui girandosi, guardando noi, sinistro è questo, e quindi allora sì. E quindi tutto questo loro hanno avuto la possibilità di capire che c'era un errore, ma si sono dati una giustificazione. Questo qua gli ho riportato questo, lei si ricordava questo evento, no? Quindi ho detto, ma io sono in queste condizioni in cui mi rendo conto che c'è un qualcosa che non va, ma glielo dico e non gli dico, ma è impossibile che non l'abbiano visto, insomma. E quindi alla fine me l'ha detto e io mi sono sentito veramente male, perché ho detto, ho immaginato il, lo stato d'animo, no? Di andare in giro con una door aperta, no? E dire, ma com'è possibile che questi qui due non vedono, non capiscono? E invece no, era una cosa che era prevista, è stato un mio errore che ancora adesso mi dico, ma che stupido che sono stato di non avvisarlo. Però poi da un punto di vista così scherzoso, poi insomma, ci ridiamo sempre, perché appunto è stata una cosa tra virgolette piacevole. Però purtroppo questo qua non è più possibile farlo. Infatti quando ho fatto il corso comando e sono diventato comandante sul 737, l'unica cosa che ho potuto fare è stato, ho volato con loro, li ho portate in volo con me a Istanbul, e praticamente l'unica cosa che ho potuto fare prima di chiudere le porte di fare la foto insieme in cabina di pilotaggio, ma poi dopodiché le ho dovute fare uscire e chiudere la porta e sigillarci dentro, che insomma è stata una cosa dovuta appunto a questi eventi nefasti successi tanti anni fa. Quindi questo, insomma, brevemente, anche se non tanto brevemente, il mio excursus militare e civile, no, in questi pochi anni, il primo volo 1984 con l'SF260, e attualmente volo sul 737 MAX ONG con la compagnia aerea Fra Dubai. Vi ringrazio e spero di essere stato di aiuto o una piacevole compagnia per questo periodo passato insieme. Vi ringrazio.